Benvenuti nella seconda parte del trofeo d'autunno in KZ2. Se non avete ancora visto la prima parte la trovate qui sotto nel primo commento fissato e nella i in alto a destra. Bene, dove siamo rimasti? Allora, nello scorso video vi ho parlato di un venerdì piuttosto positivo, in cui ho girato in 46,1, in cui ero abbastanza confidente, sono tornato a casa abbastanza felice, e di un sabato abbastanza opposto e negativo. Questo dall'inizio della giornata in cui ho messo la gomma nuova e ho girato tipo mezzo secondo più lento del giorno prima. E qui qualche preoccupazione iniziava ad esserci, perché gli altri piloti invece giravano esattamente come il venerdì, se non addirittura meglio. E questa condizione purtroppo si protrae per diversi turni dopo quella gomma nuova. E nel mentre io facevo 1000 prove tra telaio, assetto, eccetera eccetera, ma non ci capivo comunque nulla e non trovavo una via di uscita da questo problema. Al che a un certo punto, dato che giravo inutilmente e mi incazzavo e basta, mi son detto fermati un secondo, ragiona un attimo su quello che sta succedendo. I casi sono due: o in un giorno hai disimparato a guidare, abbastanza difficile fortunatamente, o è cambiato qualcosa al di fuori di te. E dato che io ero convinto di guidare come ho sempre fatto, stavo pensando ovviamente alla seconda. Cos'è che può essere cambiato? Il telaio è sempre quello, il motore è sempre quello, le gomme pure, la pista? Effettivamente oggi in pista fa abbastanza caldo e ci sono tipo 150 piloti che passano continuamente sul tracciato lasciando uno strato di gomma gigante, quindi può essere che cambi qualcosa? Ci troviamo nella famosissima condizione di pista gommata. E vi dirò che nelle scorse 6 gare non ho mai vissuto una condizione simile, quindi per me è una cosa abbastanza nuova. Cioè sì, si gommava la pista, ma non così tanto e quindi non era così problematico? E quindi tutto inizia a tornare. Ecco perché i piloti più esperti riescono ad andare e io invece sono un chiodo, ma il problema è sempre lì. E quindi la soluzione cos'è? Cos'è che fanno di diverso da me? Sto guidando come sempre e forse il problema è esattamente questo? Se la condizione cambia, si può davvero guidare come ho sempre fatto? Si può davvero guidare in gara allo stesso modo in cui farei un mercoledì di allenamento invernale? Probabilmente no, ecco. Il problema è che ci sono arrivato adesso ed è un pochino tardi. Comunque, alla fine dei test di sabato, gli ultimi 2 turni, ho iniziato a capirci qualcosina. Questo perché cercavo di uscire da quello che ho fatto tutto il giorno e quindi tentavo di essere sempre più pulito, dato che il problema era quello. Quindi ho smesso di arrivare lungo e staccato, ho smesso di entrare tutto storto in curva e si iniziava a vedere una guida un po' più cristiana. E cosa ho provato? Beh, è semplice, più o meno di tutto. Cercavo di entrare più forte, più piano, frenare dopo, frenare prima, osa di più, osa di meno, e a volte ho osato anche un po' troppo. Mamma mia, ho perso il posteriore sullo sporco, il cordolo mi ha fatto da trampolino, sono volato dall'altra parte della pista e mamma che figura! Meno male che non c'era nessuno, se no avremmo anche rischiato di farci male. E dopo il mio stunt show capisco che è ora di tornare a casa e la domenica vado in pista con un po' di speranza in più, perché comunque a fine giornata la guida sembrava funzionare meglio e quindi volevo semplicemente riprodurla nel giorno di domenica. E in qualifica è andata anche abbastanza bene, ho girato in 46,2, che non è poi così male, sono arrivato 13, che in mezzo a questa giungla è sicuramente abbastanza buono, anche se osservando quando mi è uscito il tempo si capisce perché si poteva fare di meglio. Infatti, se non sbaglio, l'ho fatto al 6° giro, mentre di solito lo si fa al 3° o il 4°, quando la gomma è ancora al top. E questo perché durante la qualifica stavo ancora cercando di capire la pista, ma forse era un po' troppo tardi? Non lo so, so solo che a gomma nuova forse dovrei lavorare ancora un po'. Ma comunque quel che è fatto, lasciamo un attimo da parte la qualifica e concentriamoci ora sulla prefinale. Come detto, parto 13°, quindi sono esterno e perciò sarà una partenza abbastanza complicata nella quale dovrò impormi il più possibile, e lo ammetto, prima di questa prefinale sono abbastanza nervoso perché sono in mezzo alla giungla di piloti molto esperti sia davanti che dietro di me e per questo so che devo dare il massimo sin da subito e partire a cannone, e farlo quando non sono ancora sicuro al 100% sulla guida non è facilissimo, ma in ogni caso devo partire forte, quindi resto concentrato al 100% e voglio dare il massimo senza farmi prendere da inutili pensieri. Quindi ci schieriamo in griglia e aspettiamo l'accensione dei semafori.
al pettine si stavano esplodendo. Comunque i primi 2 giri non male, con un po' di convinzione in più si poteva andare avanti, ma quantomeno non sono andato indietro. Quantomeno non sono andato indietro. Ed erano le ultime parole famose perché la quadra l'ho fatta di merda e Colombo mi ha infilato. Il vero problema però sorge nei giri successivi, quando mi girano le scatole perché mi hanno sorpassato e voglio prendere a tutti i costi i piloti davanti. Il punto è che anche qui, come sabato, non sentivo il grip della pista. Non capivo la velocità giusta in curva, non capivo quanti metri ci volessero per fermare il kart, non capivo nulla. Sbagliavo le traiettorie, acceleravo presto e perdevo il dietro, frenavo tardi e entravo storto e lungo in curva, e così alzavo un botto le pressioni e perdevo la confidenza nella mischia perché non prevedevo il comportamento del mio kart, e difatti questo è stato il problema principale di tutta la gara. Il punto però è che quando sei in pista a gareggiare, l'emozione non ti fa pensare a queste cose così tecniche, ti dice solo spingi, vai, devi dare di più, cazzo! E quindi in prefinale continuava ad andare peggio. E oltremodo, dopo tipo 9 giri in cui davo il 101%, le energie iniziavano a scarseggiare e i giri sembravano infiniti. Io continuavo a diventare sempre più impreciso e stanco e quindi meno lucido, e ve lo giuro non mi era mai successo, ma ogni volta che passavo sotto il traguardo mi mettevo a contare quanti giri mancassero, e mentre io ho la vista offuscata e non ci capisco nulla, il pilota dietro continua ad avvicinarsi. E sì, vengo passato alla meccanici. E nulla, anche se non mi staccava chissà quanto, avevo la lingua a terra e ho finito 14esimo, senza chiaramente riuscire a ripassarlo. Ehi tu, guarda che ti vedo. Sì, proprio tu che stai andando qua sotto nei commenti a scrivere fai vedere di più della gara, parla di meno, eccetera eccetera. Sì, mi piace un sacco parlare e spiegare tutte le cose filo per segno. E dato che le gare intere in un video non ci stanno, altrimenti mi esce una roba tipo di un'ora, ti ho lasciato il link al video della prefinale e finale intere qui sotto nel primo commento fissato. Quindi se sei un purista e hai il tempo di vederle, spero di averti fatto contento, mi raccomando qui sotto trovi il link. Ah, già che ci sono, magari dopo la visione ricordatevi qui sotto nei commenti di farmi sapere la vostra opinione su questa gara, sia sul turno di prefinale che su quello che sta per arrivare. E nulla, non vi rubo altro tempo, ora linea al Davide del passato. Ok, è stata una prefinale tostissima, ma sono abbastanza fortunato perché ho circa un paio d'ore prima della finale e quindi posso riposarmi bene, stare tranquillo e ripensare a ciò che è successo in gara, per capire dove e cosa potevo migliorare. Sempre per ottenere quella guida più pulita, quindi veloce e gestibile. E vi dirò che la meditazione è servita perché ho ritrovato la pace interiore e la determinazione è l'ultima cosa che manca. E quindi, let's go!
partenza non era male, ma i primi 2 giri disastrosi. Ho iniziato con la foga, volevo spaccare tutto, ma così ho fatto lo stesso errore della prefinale. L'intenzione è di tenersi dietro il pilota che mi sta attaccato a culo, però così guidavo sporco, ero impreciso e mi hanno infilato a destra e sinistra. Però a me non stava bene, continuavo a spingere sempre di più, a cercare di frenare più tardi, arrivando lungo in curva come un babbeo. E a un certo punto, me lo ricordo, arrivo alla Meccanici con il fiatone e mi dico: fermati un attimo. Che cazzo stai facendo? Stai ripetendo lo stesso errore della prefinale, ti stai stancando troppo. Dove vorrei arrivare con 18 giri così? Che siamo solo al quinto. Quindi mi son preso un respiro profondo, uno di quei respiri che tipo ruba l'aria a tutta la pista, ok? E mi son detto: calmati, stai tranquillo, libera la mente, non pensare a chi hai davanti, chi hai dietro e concentrati. Fai i tuoi giri bene, stando tranquillo e cercando di capire magari qualcosa su sta condizione. E ha funzionato, in qualche giro sono riuscito a prendere quelli davanti. E indovinate anche chi ha buttato via tutto il vantaggio recuperato? Sì, perché mi sono accodato al 602 di cui avevo un passo superiore e ci sono cascato di nuovo. Ma non è che lo faccio apposta, è solo che c'è questa voce che: porta figa, ma devi sorpassarlo quello lì, sei più veloce, ne? Accelera qua, frena tardi. È solo che poi inizio a guidare come un bovino e basta, butto via tutto perché ogni volta che mi avvicino in qualche modo faccio una boiata e mi sta. La voglia di sorpassare crea la foga mi fa aggredire la guida e quando aggredisco la guida inizio a guidare da cani. Tento staccate impossibili, cerco di accelerare talmente presto che il dietro mi tira a calci e il passo di gara intanto sale e quindi alla fine taglio il traguardo in 13ª posizione in questa finale, la stessa in cui sono partito, e per la penalità di un pilota davanti alla fine concludo 12º. E nonostante, considerato il livello e l'esperienza, il risultato non sia così malvagio, devo dire che onestamente non sono particolarmente soddisfatto del risultato, perché sono sicuro che in un modo o nell'altro avrei potuto fare di meglio. E infatti l'unica emozione che ho provato nell'ora successiva alla fine della gara è stata l'incazzatura con me stesso perché facevo degli errori davvero inutili. Tuttavia non posso negare di essere a posteriori anche felice, perché ho portato a termine innanzitutto una gara molto difficile e complessa, sia a livello di guida, fisico, di concentrazione, eccetera, e soprattutto perché un'altra volta mi sono portato a casa un sacco di informazioni grazie a questa esperienza che sicuramente mi aiutano un sacco a migliorarmi in vista delle future gare. Banalmente so di avere dei problemi, ma quantomeno so quali sono e quindi so su cosa lavorare. E non è poco, fidatevi, se le avessi capite prima durante questo weekend di gara le cose su cui lavorare, forse avrei potuto fare qualcosa di diverso, o quantomeno provarci, non lo so. In sostanza, nelle prossime gare ci sarà un sacco di roba su cui lavorare, ma in particolare la gestione dell'emozione, dato che non può andar bene che ogni volta in cui sono in mezzo alla mischia mi sale un qualcosa che non mi fa concentrare, e più che la strategia di gara serve un po' più di confidenza e sicurezza sul mezzo per stare più concentrato e sicuro e soprattutto per fare delle battaglie sicuramente più efficaci. E quindi, a dire il vero, per questo trofeo d'autunno è tutto e spero che questo video sia stato di vostro gradimento ed in tal caso, come sempre, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i miei futuri video. E nulla, alla prossima!